Buongiorno, oggi da Niardo, Val Camonica, Brescia. Voglio arrivare al Passo Sabbione con un giro ad anello. Sarà tosta perché ci sono tanti metri di dislivello e qui, come si sa, le pendenze sono allucinanti. D'altronde è così. Vediamo se ci arrivo. Il meteo è partito un po' bruttino, dovrebbe migliorare, non dovrebbe piovere stanotte e anche stamattina qua ha piovuto, c'è parecchia umidità. Poche parole perché ho tanto dislivello da fare. Godetevi il video. Sono arrivato a questo cartello informativo dove indica appunto le varie direzioni da prendere. A sinistra si prosegue e poi c'è un sentiero che è quello che farò io a rientro, almeno spero. Adesso qua io proseguo a destra per arrivare su al passo. Allora, fin qui non vi ho mostrato molte immagini perché non c'è un granché da vedere, a parte la pendenza della salita che è devastante, che sapevo già che era così. Ho sudato fuori anche l'acqua del battesimo, e però vabbè, non mi manca ancora un'oretta, forse sono su, un po' di più di un'oretta e sono su al passo. Vediamo com'è, perché adesso il panorama non si è visto niente, è tutto tratto nel bosco. Forse adesso si apre un pochettino, quindi speriamo. Non c'è sole ma fa caldissimo, comunque c'è un'umidità pazzesca. Qui mi dà Malga Campedelli 20 minuti, Bivacco Sambucco 1 ora e 20 e Pian d'Astrio 2 ore e 50, però non so io se sono le località che devo raggiungere io prima di arrivare al passo. Ci vediamo dopo. Arrivato alla Malga, adesso mi aspetta il tratto forse più tecnico tra virgolette fino adesso, perché comincia a diventare sentiero di montagna, mentre prima era tutta una carrabile sassosa ma comunque comoda. Dovrei arrivare fino là sopra che c'è la bocchetta di Somale, mi sembra, poi proseguirò verso quella direzione, dietro quella vetta che si vede, e arriverò al passo e poi scenderò dall'altra parte. Sono arrivato da là e adesso devo affrontare il pezzo più impegnativo fino là in alto. Sono quasi arrivato alla bocchetta, ho cercato di seguire il cartello e qualche traccia su qualche sasso, poche, però di traccia non ce n'è. Bisogna salire in modo un po' a intuito, cercando di seguire il terreno un po' più agibile, più agile, più che altro. Niente di pericoloso, però una vera traccia non c'è. Sono arrivato alla bocchetta di Somale, lui è lì che fa guardia. 2155, là in alto la croce di vetta del Monte Altaguardia, panorama dietro di me bello, e invece di qua brutto, non si vede mazza. Adesso io dovrei proseguire in quella direzione, valuto un attimino, se no me ne ritorno giù, perché poi dovrei fare tutto il giro dietro di là per prendere il sentiero di discesa.
se non riesco a proseguire ridiscendo da qua, poi il sentiero che avrei dovuto fare a scendere lo riprendo più giù, dove c'erano le indicazioni, la cartellonistica che vi avevo indicato prima. Peccato che di qua non si vede niente, perché ci doveva essere un bel panorama. Vabbè. Ai 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 ai, tanta fatica, poco ripagata. Ho proseguito giusto 50 metri, forse 100 metri, però visto il tratto che c'è qua non me la sento di proseguire, e quindi me ne ritorno alla bocchetta, ridiscendo stesso sentiero che ho fatto a arrivare qui. Poi magari vedo se fare una parte del sentiero che avrei dovuto fare a scendere, dove si congiungeva prima, dove appunto vi dicevo la cartellonistica. Semmai il passo ci salirò dalla valle opposta, che sarebbe il sentiero che ho prefissato di fare al ritorno, così magari mi vedo anche l'altra valle. Quello lo farò in un'altra volta. Peccato, perché da un lato è bello e dall'altro invece non si vede niente. Almeno sarei arrivato su, avrei visto il panorama da questa parte, però pazienza, dai. I miei 1800 metri di dislivello me li sono fatti lo stesso in, vediamo un po', 9 km e 14. Mi trovo quasi a quota 2194 per la precisione. Ci vediamo dopo. Sentiero di discesa, sono arrivato alla prima malga che ho trovato stamattina a salire. Mi fermo qua a mangiare qualcosa, a mezzogiorno mi rilasso, me la godo un po' e poi rientro alla macchina. Ho finito di mangiare, mi sono rilassato per bene e adesso riprendo, come detto prima, il sentiero di discesa verso la macchina. Sentiero fin qui è praticamente fattibile a tutti, se non per la pendenza e per il dislivello, perché comunque c'è tanto dislivello e la pendenza del sentiero è parecchio importante. Però il sentiero è percorribile per tutti, è quasi tutta una mulattiera. All'ultimo tratto un po' bisogna cercare di capire dove arrivare fino su alla bocchetta, e ci sono 2 o 3 segnali CAI, però ecco, bisogna fare un po' di attenzione, ma niente di che. Da qui è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!